Lo vogliamo dare il benvenuto ufficiale davanti alla stazione di Amsterdam Central? Livello di operatività del DG La Badante da 1 a 100, 1 milione proprio. Siamo troppo operativi, veramente. Troppo avanti. Cioè, capito? Uno scende dal van, lasciato 9 minuti di treno diretto, monopattino elettrico, via. Cioè, proprio... Il bello, cioè quello che dà più soddisfazione, è il fatto di non aver usato il campeggio che tutti usano per venire in centro ad Amsterdam. L'abbiamo lasciato nel parcheggio della stazione, super sorvegliato, e non abbiamo pagato nulla perché il parcheggio è gratis. Eccomi, buongiorno. Esco davanti perché ho chiuso di tutto di più. La sicura dietro i portelloni, il gancio laterale, poi davanti faccio vedere cosa ho messo. Ho messo anche il cartellino che non si sa mai. Lì c'è la dashcam sopra che sembra una telecamera di sorveglianza, il ferro al volante. E tutti i possibili deterrenti. Ovviamente. Oh, giornata spettacolo, eh? Dai, io sono pronta. Chiudi. Fai il tic. Facciamo anche il tic. Il tic bisogna sempre farlo, non sia mai che c'è qualcuno con un disturbatore di antifurti che lo neutralizza. Sempre fare il tic. Adesso andiamo a vedere alla stazione del treno di Halfweg se ci fanno anche caricare i monopattini per arrivare alla stazione centrale di Amsterdam. Perché noi l'abbiamo detto, siamo in un parcheggio alla periferia di Amsterdam e questo per oggi è il nostro setting da combattimento, da gita seria fuori porta, direi. Andiamo a prendere l'ascensore per salire ovviamente fino ai binari che qui sono sopra elevati. Schiaccia bottone? C'è scritto Buitendienst. Buitendienst? Cosa vuol dire? Vediamo. Sarà premere bottone? No, fuori servizio. No, non potevamo vederlo prima. Quindi ci dobbiamo già accamallare i monopattini su dalla scalinata? Mi sa di sì. Porca miseria. Abbiamo una faticaccia di prima mattina a tirar su i 2 monopattini per una rampa di scala. Almeno adesso funziona. Saliamo di un piano, attraversiamo un pezzo di ponte e dobbiamo riscendere. Tanto sul treno ci siamo saliti, ora vediamo se ci porta alla destinazione giusta, come c'è scritto. I monopattini li abbiamo, diciamo, imbarcati. Anche le biciclette hanno un supplemento di 8,50 €. I monopattini non c'è scritto niente, noi abbiamo fatto gli indiani. Vediamo se qualcuno ci dice qualcosa. Gli altri passeggeri ci stanno guardando, effettivamente. Vabbè, ci stanno guardando perché siamo cingones. Esatto. Unico dettaglio, se volete dormire, dormite fra mezzanotte e le 6, perché altrimenti, specialmente, qua c'è il tram intanto che passa, prima di mezzanotte, dalle 6 in poi, specialmente se il vento è da sud-sud-ovest, ti passano praticamente 850 miliardi di aerei sopra, perché siamo sulla rotta dell'aeroporto di Schiphol, che è l'aeroporto principale di Amsterdam. Non tanto i treni che danno fastidio. No, i treni non si sentono praticamente per niente, ma gli aerei sì. Andumane. Dai, accendiamo I motori. il Kawasaki. E ci avviamo diritti sparati sulla ciclabile, usciti dalla stazione in direzione Piazza Dam. Qua sulla nostra sinistra invece ci sono molti battelli che fanno
un'escursione di un'ora guidata lungo i canali che costa indicativamente intorno ai 14 euro. Fermiamo un attimo perché abbiamo visto qua un passaggio bellissimo che ho visto su parecchie foto nelle guide, dove c'è questa specie di galleria con dei lampadari stupendi e tutto un mosaico nel soffitto. Andiamo a vedere. Mamma mia, guardate che splendore! Adesso ci dirigiamo spediti verso Piazza Dam, che è ovviamente la piazza più importante di tutta la città. A soli 5 minuti di monopattino, 10 minuti, un quarto d'ora a piedi dalla stazione centrale, andate tutto dritti e arrivate in Piazza Dam, dove arriviamo adesso. Devo stare sul lato perché le bici vanno più veloci, io su questo pavé voglio andare più piano. Immancabile qui, carrettino orchestrale, one man band proprio, di quelli che ci piacciono alla sera. Andiamo a visitare Palazzo Reale, che è meglio. Arrivati nella Piazza Dam, vi do 2 informazioni riguardo a quello che abbiamo qui intorno. Alle mie spalle Palazzo Reale, costruito 350 anni fa con le funzioni di municipio. Poi nel 1800 con Napoleone adibita a residenza ufficiale dei reali, in particolare per tutte, le funzioni speciali. Il nome Amsterdam deriva dall'unione di 2 parole. La prima parte, Amstel, è il nome del fiume di Amsterdam e la seconda, Dam, come abbiamo già visto in altre località, significa diga. Quindi la diga sul fiume Amstel. Proseguiamo con i nostri monopattini, andiamo tutte nelle viuzze laterali perché ci sono veramente tante cose da vedere e abbiamo a disposizione ancora oggi, quindi dobbiamo darci dentro. Dove ci avviamo? Distretto a luci rosse. Ragazzi, stiamo facendo una cosa un po' particolare, a parte che siamo saliti sui vetri. Stiamo percorrendo adesso la strada del famoso distretto a luci rosse, Red Light District. È considerato che non si può tanto riprendere, anche se siamo fuori orario e quindi non ci sarebbero problemi. Noi per evitare i problemi
Andiamo in giro con la GoPro sul monopattino, così non se ne accorge nessuno, no? Siamo smart. Nel frattempo stiamo calpestando parecchia spazzatura perché, questo mi prende in giro lì, perché ci sono ancora i resti dei bagordi che hanno fatto l'altro giorno per i festeggiamenti della festa del re e quindi evidentemente devono ancora pulire la città. Comunque, dobbiamo ancora arrivare proprio nel punto principale con tutte le tendine delle vetrine e le tendine rosse con le luci fuori. Adesso appena arriviamo me le faccio vedere nei dettagli se riesco. Show me life, show me love, make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life. Show me love, show me life. Allora, intanto abbiamo già visto che qua il movimento, chiaramente come abbiamo detto, è più di sera, però in qualche vicoletto c'è già qualche finestrella aperta, così con qualche sciura che più che sciura sembra qualche Ugo, sinceramente, spalle il doppio delle mie praticamente, dei matrangoli e dei che bicipiti sciura. Pazzeschi che se ti danno uno schiaffo ti ammazzano. Quindi se fanno capolino lì e niente, li gira al berrettino, ti stendono. Sì, qui è quando cala il sole e arrivano le prime luci della notte, qua deve essere veramente il delirio totale. Proseguiamo in mezzo alle vetrine chiuse. Show me love, show me life, show me love. This is all we got. Sometimes love. Volevo farvi vedere le postazioni, tanto questa vetrina qui è chiusa. Ci sono parecchie vetrine così con le tendine rosse dove ci sono i cartelli davanti che in realtà sono tipo agenzia immobiliare perché c'è scritto il numero di telefono da chiamare se vuoi affittare la vetrina per il tuo uso. E ce ne sono veramente parecchie suite comunque. Cioè vuol dire che c'è crisi anche qua. La maggior parte appunto sia quelle aperte diciamo funzionanti che quelle in affitto hanno la tendina rossa chiusa e fuori ci sono in tutte sia telecamere di sorveglianza sia la famosa luce rossa che si deve accendere, che si accende perlomeno quando l'attività è occupata e ciò normalmente avviene dopo le 22 fino alle 4 o 5 di mattina. Ci vediamo se i monopattini ce la fanno a fare sta salita. Comunque veramente c'è pieno di vetri, di plastiche. Vai. But the days won't come. Show me life, show me love. This is all we got. E via, discesozza. All we got. Show me love. Abbiamo uno dei famosi vicoletti. Ah, ti saluta la zia in vetrina, non mi sono girata. Vabbè, questa qui però c'è, voglio dire, non era proprio L'ho vista solo con la coda dell'occhio. non era proprio malissimo, questa ginetta qua, No, Ginetta, oh! Però è bello, capito? Perché anche questa qua era lì in vetrina col cellulare, così, che guardava su Instagram e cose del genere, cioè proprio nella parte proprio del Comunque lavoro. ti segnalo, ti sei fermato a parlare davanti a un negozio che c'ha una vetrina fallica dietro. Un altro Lillo Store? Sì. O comunque con queste ruote con l'aria dentro e la camera d'aria, qui anche questo pavé è comodo, anche se non è ammortizzato il monopattino, Sì, diciamo di sì. Bisogna un po' stare attenti a dove si va, ecco, però in linea di massima. Campane a go-go anche qua. Poi il vero movimento qui è la sera, perché di giorno ci veniamo tutti noi turisti a vedere un po' com'è la faccenda, però quando finiscono i tour, anche quelli organizzati a piedi, quindi dopo le 21, le 22, inizia il vero movimento di questa zona, dove lì sì si accendono le lucine rosse e si tirano le tende, si aprono le tende. E inizia lo spettacolo. Praticamente questo bulldog qua che vediamo su questa strada, che ce ne sono metà di 1000, Questo? è uno dei più famosissimi coffee shop di Amsterdam.
ossia dove praticamente vai per berti la birra ma anche farti il tuo cannoncino. Occhio alla buca. Che bello questo, cos'è? Un glicine? Sì. Qui in questa via sì, si sente un discreto parfum. Odorino? Sì, ma non è il glicine. Adesso Proviamoci a vedere qualche negozietto. Sì, adesso ci fermiamo sicuramente. Occhio alla discesina, vi. I saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so. Che spettacolo di strade veramente qua nel centro di Amsterdam. Ci sono dei negozi assurdi, totalmente assurdi. Questo qua dietro ne è un esempio clamoroso e fra le altre cose ne abbiamo già visti 3 o 4. Deve essere un franchising, deve essere. Sì, però. Cioè un negozio che vende solo ed esclusivamente paperelle di gomma. The Rubber Duck Store. Ma noi non abbiamo neanche la vasca da bagno. Tutto che abbiamo la doccia. E se li mettessimo invece nel lavandino del Cingon, scusami, a farci compagnia, vai. Faccio vedere questa vetrina. C'è anche l'anatroccolo Donald Trump. Guardate qui il negozio. Cioè, e sì, il negozio è solamente paperelle, Always better. I don't want to be parted. You're making me wholehearted. You're making me wholehearted. Me le comprerei tutte, ma non me ne compro nessuna perché sono 3 per 50 euro. Quindi No, anche vabbè, no. quelle 3 per 50 euro sono le come dice Tommy dell'Antio Vinaio, la limited edition. Mentre invece quelle normali piccoline costano 6 euro l'una, che comunque è una cifra per una paperellina di gomma. Quella di Donald Trump costa 20 euro. E ci sono anche le cosine da mettere sul cruscotto, quelle ballerine tipo havaiane che O muovono il surfista, tutte. cioè. Sì. Adesso facciamo vedere, sono nel negozio di fianco. What you brought. You took it. Oggettistica varia. Se non fossero così proprio tutte solo di plastica me la prenderei perché sono carine, sono simpatiche, ce n'è veramente un'infinità. You're making me wholehearted. You're making me whole. Adesso siamo arrivati davanti a un negozietto che ha un'insegna supermarket. Così, la qualunque. Supermarket, quindi c'hai i frigoriferi che vende le Coca-Cola, le Fanta, le Sprite, le patatine fritte, eccetera, eccetera, e c'ha una parete, insieme alla frutta, alle fragole, alle banane, c'ha fragole, banane, eccetera, c'ha una parete della qualunque di prodotti. Un bel dolcino per stasera, un bel brownino per stasera, come lo vedresti, C'è Sere? il pacchetto combo. Il pacchetto combo prevede Chupa Chups e brownie. Adesso compro un pacchetto di cookies, una scatoletta di cookies e le mischio insieme alle gocciole, vediamo se poi il DG se ne accorge. Oppure cambio la carta a un Chupa Chups e ci metto una di quelle ufficiali tipo vaniglia e fragola. Il problema è che mi sono sempre posto io in vita mia, a prescindere dal fatto del bigottismo, io no, ste cose qua non le faccio, è che a livello naturale ammetto di non essere tanto normale di mio. Meno male che lo ammetti. Figuriamoci se facessi uso di certe sostanze non tanto normale, più sostanze, cioè sarebbe veramente una cosa. Ma chi lo regge? Beh, io comunque nel dubbio sono entrata dentro a vedere qua l'esposizione e comunque, cioè, ma tipo questi sono normali, no? Cannabis Airlines. Ah, non sono normali. Non sono tanto normali. Che leggevo Bubblegum, 1 per 2 euro, 6 per 10 euro. E questi qua tutti 1,50 l'uno. Perché sono più grossi, quelli da 2 euro sono più grossi. Se no qui ce n'è un pacchetto da 10 euro. Ragazzi, è sempre per souvenir, non pensate male, noi non siamo così. No, perché qua se no da casa poi gli viene un infarto. Ci sono anche le cioccolatine e ci sono i vari livelli, perché c'è medium, strong e super strong. Questo è certo che però sembrano proprio le gommine che mangiamo noi sul Gli furgone, gli orsacchiottini, orsacchiottini. Quelle se le mescoli sì nel sacchetto nostro, sì. Ma se entrano i cani. C'è anche il tè, cioè il Guarda, tè, questa qui la Wild cioccolata. Widow. E questa Amnesia Cash. Cioè che proprio c'è amnesia, ti fa venire l'amnesia. Strong
light, questi sono i cookies, i biscottini. Guarda che parete. Questo light, questo strong, extra strong, super strong, medium. Questo qua è veramente Northern Light. Frigo pieno di brownie, peccato che il mio compleanno è già passato. Di fianco ai Nutella Biscuit. Quindi ricapitolando, le opzioni sono biscotti di varia gradazione di contenuto, chewing gum, chupa chups, brownie, cioccolatine, bevanda, che masse, infusi, tè, tisane, gelatine, gommine che dir si voglia. Sull'altro lato invece tutti i cibi normali, diciamo. Questi forse sono i più famosi, proprio i cookies, quelli grossi che te ne mangi uno e ti stani per bene. Uno 5 euro, 3 per 12 euro. C'ho fame. L'ho fatta una certa. Mezzogiorno e mezzo. Appunto, quindi Quindi? cerchiamo un posto dove andare a mangiare. Qualcosa di tipico però, un piatto tipico olandese voglio mangiare. Vediamo se ce la facciamo. Le bitterballen lì, come si chiamano? Bitterballen, cioè le polpette. E poi cosa ci sono? Le stroopwafel. Senti, ma lo sai come si chiama il re qui di Olanda? Si chiama William Alexander. Esatto, Guglielmo Alessandro. Non poteva che, uno top, voglio dire, non poteva che chiamarsi Alessandro. E lo sai da quando è re? Fine 2013. Nel 2013, quando sua madre, la regina, aveva abdicato. Sì, perché prima di lui erano sempre state regine, è stato il primo re. Esatto. Altra curiosità, attenzione, 1, 2, 3. Come si chiama il cagnolino e che razza è bellissimo. del re e della regina d'Olanda? Pazzo, si chiamerà Fuffi, che ne Ma so. no, ma per favore. Allora, prima di tutto è un barboncino bianco che si chiama Mambo. Ehi, Mambo. È italiano, Mambo? Vabbè, insomma, No? ti dico Allora, fermati. te l'ho detto. Senti, ma sulle barche che fanno il giro dei canali si potranno caricare i monopattini? Hai visto prima quella barca? Non penso. Signora. C'è pieno di italiani, c'è pienissimo di italiani, bisogna stare attenti come si parla. Ha detto l'asciuga che la barca ci faceva il drink a bordo. Di dove sarà stata la signora? Piemontese, ne? No. Andiamo, vai, discorsi. Stiamo passando oltretutto anche davanti all'edificio di Madame Tussauds, che è il Museo delle Cere. Qua bisogna avere 1000 occhi tra tram, biciclette, macchine. Il Gigi sta facendo strada che ci porterà direttamente a quello che dovrebbe essere un mercato dove poter pranzare. E vai, Della serie. è Tu che giunta sei? l'ora. Allora, avevamo detto qualcosa di local, forse la salsiccia però è local, dai, perché come in Germania qui si mangiano tante salsicce. il Io ci resto sono no. dentro, quindi te cosa hai preso, Una scusami? porcata, un hot dog molto artigianale, con sopra bacon spezzettato, sbriciolato E le patatine e fritte. patatine fritte, che pensavo venissero a parte, invece vengono tutte sbriciolate sopra anche queste. Io invece ho preso un triplo formaggio.
Bello, si vede 3 formaggi con prezzemolo, il prezzemolo sopra, esatto. E questi sono jalapeno poppers. Quindi peperoncini dolci jalapeno ripieni di formaggio con maionese sopra. Stile Mexican American. E quindi ci sacrificheremo anche oggi, faremo questa dieta anche oggi escludendo la nostra insalata. E quindi, però io ho preso qualcosa di local, ho preso una piccola Heineken che ancora non avevamo bevute da quando siamo qui. C'è il tour dell'Heineken, il museo dell'Heineken, la fabbrica e tutto, e ancora non l'avevo bevuta, quindi vabbè, ce lo facciamo dopo. Perfetto, comunque i wuster qua nei nostri due sono tutti e due di pollo, Sì. Ti segnalo. Buon app, Cicci. A te cosa ti frega sono le patatine vedi lì di pacchetto sopra? È molto buono anche questo, molto corposo perché è buono, è anche buono. Ma è buono perché gli hot dog, contrariamente a quello che si pensa noi, fatti tipo sulla griglia, l'hot dog vero è cotto, diciamo, bollito al vapore, e questo è bollito sia al vapore però con un tocco tipo di acidità dentro, sembra tipo un'acqua e aceto che gli dà una spinta in più. Già l'hot dog era un bel mappazzone, Adesso tocca assaggiare anche questi jalapeno poppers. Faremo sto sforzo. Normalmente sono verdi. Jalapeno è verde. In Olanda li faranno rossi. Buono. Buono però, lo sapevo che ti piacevano. Picca come il diavolo. Sì, no, come il diavolo no. Però spingono. Beviti il birrino, vai. C'è la birra. E anche il pranzo per oggi l'abbiamo fatto senza passare dall'insalata. Ormai ci ho preso talmente la mano con questi Y10 che tra un po' impenno come i miei nipoti. Stai attenta te a impennarti, vai! Poi, la maggior parte dei canali sono anche pieni di questi barconi, di queste houseboat, dove mi immagino che ci sarà anche qualcuno che ci vive realmente, che non siano soltanto così come passatempo. L'acqua dei canali è di un marrone putrido proprio, cioè non ce n'è uno che sia pulito, sia vegetazione, sia spazzatura, plastica, comunque è bella nera l'acqua dei canali di tutta Amsterdam. Poi invece ce ne sono alcune di queste houseboat che abbiamo letto sono ormai adibite fisse a Airbnb, quindi a ospitare turisti la maggior parte, perché comunque sicuramente pagheranno un affitto per stare in questi canali e quindi con un affitto di Airbnb ci vanno a nozze. Questo addirittura ci hanno fatto la serra all'interno e il tetto piantumato, il tetto con tutta l'erbetta, ed è vera, terra ed erba vera, piantine grasse. Porta d'ingresso.
anche col monopattino inchiodate, Che anzi spettacolo, sterzata, deviazione chiamiamola così. Guarda che mi piace proprio tanto girare le città col monopattino, veramente, Sì. cioè copri troppe più Promosso, distanze promosso. veramente che non a piedi. Cioè, a piedi L'avessimo avuto diventi prima, matto. diciamo. Mamma mia, che spettacolo! Comunque ci siamo fermati al famoso Risk Museum. Rix Museum, famosissimo, dove noi non entriamo perché chiaramente lo sapete già, a parte i piccioli, voglio dire, siamo un po' contrari a queste visite. Comunque Come siamo contrari? Siamo contrari perché costano. perché non siamo molto acculturati forse. Siamo contrari perché c'è da spendere e noi facciamo le cose gratis. E noi spendiamo più volentieri nel mangiare, negli hot dog che non nei musei. Beh, Comunque sì. sia, per voi che invece siete più acculturati di noi, questo Rix Museum ospita la collezione più importante in assoluto di tutta l'Olanda dei famosi Rembrandt, cioè pittore più famoso di tutta l'Olanda, insieme all'altro che si chiama? Van Gogh. Bravissima! E qual è uno, vediamo, che te dovresti sapere perché è il tuo fiore preferito? Uno dei quadri più famosi di Van Gogh è? Girasole. Esattissimo, i girasoli, brava Sere. Scusa, Brava sembra un Sere. po' così, eh? Sembra un po' così, però ogni tanto c'è qualche Le sprazzo cose così. che mi interessano le leggo. Che la mia vicinanza, dopo 20 anni, un po' di cultura te la deve aver trasmessa. Volete vedere una menata in diretta? Mi Cioè tratta se le sempre cerca, male. guardate se le cerca. Amici cingoni, telefonate al telefono azzurro perché qui stanno veramente Scrivete nei commenti. menando un povero bambino indifeso. Scrivete nei commenti chi vuole che gliele do un po' di santa ragione. Se volete vedere la serie che mi mena, scrivetelo nei commenti, povero Ale, e io telefono al telefono E azzurro. mettete un like. You never come clean and you never come through. Take your shit and don't come back. Looking so surprised how you could do me like that. This is what we gonna do. You never come clean and you never come. La nostra visita ad Amsterdam probabilmente sta volgendo al termine. Se vi è piaciuto anche questo video, continuate a seguire le nostre avventure nel nord Europa, mettete, come sta facendo la serie, il bel pollicione al video, e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale gratis al 100% e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Ciao belli! No, voleva far tutto da solo. Vi saluto anch'io comunque. Ciao!